sono tante cose da capire e da imparare. Piacere di avere con noi Antonio Viglino, che di professione fa l'avvocato, ma è un esperto di Egitto e di piramidi, ed è venuto qui a parlarci di una sua esperienza di scrittura, in cui ci parla, insomma, di un libro che si chiama La rivelazione della Sfinge. Vabbè, la prima domanda è: come mai un avvocato poi è arrivato a scrivere un libro così bello su un tema che poi interessa tutti quanti noi? Perché a me, per esempio, la questione dell'Egitto ha sempre affascinato, i segreti delle piramidi hanno sempre affascinato, e quindi è stata poi una delle prime cose che mi ha fatto capire che la storia, insomma, non era sempre come ce l'avevano raccontata, e quindi mi ha aperto un po' gli occhi, ma parliamo di una ventina di anni fa, no? Perché poi anche gli scenari che racconterai forse poi apriranno anche a dimensioni altre che questo tipo di società non è pronta ad accogliere. Sì, ma ho incominciato a interessarmi all'Egitto, beh, naturalmente perché è affascinante di per sé, e poi per fortuna in casa avevo trovato alcuni libri di egittologia, e tra l'altro erano libri di egittologia anche abbastanza esoterica, perché erano di Schwaller de Lubitz, e quindi introducevano già all'Egitto con una certa dimensione di mistero, e insieme a questi ve n'erano altri invece di egittologia seria. Così ho cominciato avendo un quadro abbastanza completo della dimensione dell'Egitto, sia dal lato più accademico, sia invece dal lato più interessato agli aspetti misteriosi. Ma fortunatamente mio papà era un avido lettore. E quindi da questo punto poi ho incominciato a seguire questo filone, e nelle mie letture un libro sull'Egitto, sulla storia non ortodossa, diciamo, ci finiva sempre, e quindi ho continuato a mantenere questo interesse. Capito? Sì, e poi appunto mi è successo che erano esattamente 20 anni fa, perché ho trovato sul computer i file che avevo salvato e che risalivano proprio al maggio del 2004. E leggendo un libro sulla Sfinge che cercava di spiegarmi i misteri, a un certo punto ho poi notato che la pianta del Tempio della Valle, che è uno dei templi pertinenza. Ecco, questi, se possiamo farli vedere, se possiamo far vedere la slide, così almeno vediamo. Ecco, esattamente, questi sono... Aspetta, perdonami, Sì, ma... sì, sì, prego, prego. Ecco, questa è la foto che si trova l'immagine che si trova su molti libri. Quella all'estrema destra è la sagoma della Sfinge. Di fronte ad essa c'è il Tempio della Sfinge, a fianco il Tempio della Valle, e poi questo è il Tempio mortuario, che qua è spostato in quest'angolino, mentre invece sarebbe, come vediamo nell'immagine successiva, è collegato al Tempio della Valle per questa strada rialzata. Il Tempio mortuario si trova attaccato alla piramide. Ecco, questa è la loro disposizione in scala. Questa è alla sinistra la seconda piramide, quella attribuita al faraone Cafra, il Tempio mortuario, la strada rialzata, il Tempio della Valle in rosso, a fianco il Tempio della Sfinge, e poi qui c'è la Sfinge. Ebbene, ciò che mi cadde sotto gli occhi fu che appunto il tempio che qui, ecco, questo tempio, la pianta di questo tempio sembrava raffigurare un essere, diciamo, comunque umanoide. E la cosa mi aveva così insospettito. Questo mi era successo appunto una notte, mi ero svegliata, avevo guardato, avevo visto questo. E poi il giorno successivo ho visto l'intero disegno, dove anche il tempio mortuario raffigura una figura umanoide. Per cui la strada rialzata sembra proprio il collegamento, anzi non sembra, è il collegamento tra i due templi, e interpretandoli quindi non come piante di templi, ma per l'immagine che essi costituiscono, perché queste sono indubbiamente due immagini antropomorfe, si vede che c'è una prima figura che con una sorta di raggio, ecco, si può dire come si vuole, va a colpire la seconda figura al livello della testa o del cervello.
E quindi questo ha colpito tantissimo la mia attenzione, anche perché al tempo già avevo letto vari libri di Sitchin o di altri autori, dove sapevo che secondo molte tradizioni, sapevo che secondo molte religioni e tradizioni, ovviamente come sanno tutti che hanno letto il libro di Genesi, che l'uomo è stato creato da Dio, dagli dei. Ecco, questo lo dicono tantissime, quasi tutte le civiltà. E quindi diciamo il significato che questo geroglifico, io lo chiamo geroglifico naturalmente in senso lato, che anche se i primi geroglifici, che sono i Serec, erano molto simili come struttura a questi, non poi i geroglifici sono un pochettino un'evoluzione dei Serec. Ora, questo geroglifico mi sembrava avesse pure un chiaro significato di raffigurare in via diretta l'evoluzione dell'uomo da parte di un essere superiore che intervenne agendo in qualche modo, in particolare sulle capacità mentali di quello che può apparire come un primate. Che io dico e continuo a dire che questo ha l'aspetto di un primate spaesato, perché a me è sempre dato questa impressione. Vedete, questa sarebbe la figura, diciamo, del pitecantropo e sembra appunto così non molto consapevole, mentre questa, che sarebbe la figura divina, ha un aspetto molto più altero nella forma della struttura. Ecco, e visto che prima ho parlato di mio papà, adesso parlo anche dei miei nipoti, perché il primo e unico riscontro che volli avere sulla bontà della mia visione fu quella appunto di sottoporre questi due umanoidi ai miei nipotini, che al tempo avevano 6 e 4 anni, e loro mi dissero: ah sì zio, sono uno un robot, e l'altro mi disse sono 2 uomini. E quindi diciamo la fase di acquisizione degli elementi probatori per me era terminata, perché l'ingenuità dei bambini e il colpo d'occhio dei bambini non ha pari nell'apprezzare le cose nella loro essenza. E quindi però e da subito naturalmente mi venne, poi naturalmente ho anche elucubrato e penso di aver capito cosa siano il Tempio della Sfinge, quello bianco a sinistra, e la parte inferiore del Tempio mortuario qua in basso, però ecco, non vorrei appesantire il discorso con questi aspetti. Quindi diciamo che già da subito ho pensato che prima o poi avrei scritto un libro su questo argomento, perché comunque è un argomento che merita di essere esposto. Poi vero o non vero che sia interpretato in un modo o nell'altro, comunque il fatto in sé merita di essere esposto. Però appunto semplicemente per dire ho visto questo, senza poter giungere a conclusioni su cosa avevo visto e su come lo interpretavo, ho preferito soprassedere, e questo periodo di riflessione mi ha portato via fra tutto esattamente una ventina d'anni. Perché ora, devo dire, non è che io in questi 20 anni abbia sempre solo pensato a questo disegno. Era comunque un elemento del quale talora tenevo conto nel corso delle mie letture, anche perché una cosa che mi era sempre rimasta impressa è che magari la dialettica platonica è una dialettica che tende a far sì che gli elementi eventualmente si armonizzino da soli e quindi poi a valutarli. È solo una dialettica di tipo hegeliano che invece vuole forzare le cose insieme per ottenere una soluzione a un concetto. Ecco, a me la dialettica meccanicistica hegeliana è sempre stata antipatica, e quindi ho lasciato le cose in sospeso fino a che, a forza di leggere, i vari pezzetti non si sono incastrati in una dimensione armonica. Ora, naturalmente, io quando espongo nel libro, come premessa, nella parte centrale e alla fine, dico che io espongo quella che io ritengo un'interpretazione possibile. Come hai detto prima, io sono un avvocato, quindi questo mio libro è scritto come una comparsa conclusionale di legittimità, cioè come le comparse conclusionali che si sottopongono alla Suprema Corte, che non giudica più il merito della causa, ma soltanto se i ragionamenti formali di organizzazione del materiale probatorio sono condotti secondo la logica. Ora, quello che io dico è: dati tutti gli elementi probatori che espongo nel libro, e naturalmente la mia aggiunta personale è questo, tutti gli altri li ho letti, o li ho valutati, ho detto alcuni spacciati come elementi probatori in verità non lo erano, ma erano semplicemente speranze, illusioni o travisamenti.
Quelli che io ritengo dati probatori che hanno in sé una certa certezza, allora li ho elencati, li ho messi insieme e dalla loro lettura combinata ho tratto una conclusione che, ripeto, è possibile. Dal punto di vista logico non mi sembra che possa essere confutata, se non appunto confutando le prove di merito, ma qua noi parliamo di legittimità e non di merito. Ecco, e quindi questo mio percorso però è iniziato quasi dimenticandomi del tutto di questo geroglifico, perché il discorso era: noi viviamo, io ho sempre vissuto nel mondo occidentale, nel pensiero occidentale, per il quale pensare che ci sia stato un essere superiore, divino o non divino, alieno o non alieno, ecco, non è accettabile. E quindi sono ripartito dalle fondamenta del pensiero occidentale. Le fondamenta sono i grandi filosofi greci, Parmenide, Eraclito e soprattutto Platone e Aristotele. E da qua è incominciato un cammino appunto tutto interno al pensiero occidentale, che se poi volete vi racconto, se no possiamo cambiare argomento. Vabbè, loro avevano una dimensione degli dei che è diversa, insomma, da quella lì che abbiamo noi oggi relativamente alla religione cattolica, no? Quindi penso Sì, quali avevano chi aveva una dimensione, ti riferisci ai greci? Sì. Sì, ecco, però i greci, noi adesso, quelli che noi pensiamo essere gli dei greci, sono visti attraverso le lenti del cristianesimo, perché tutti gli studi sulla cultura classica sono quelli fioriti nella Germania del Settecento e soprattutto dell'Ottocento, che erano fondati sul cattolicesimo, per cui gli dei greci erano considerati come delle marionette, come dei personaggi da operetta. Ecco, quindi questa visione degli dei greci che abbiamo noi è già intrinsecamente falsa. Sì. E questa è una delle cose che Nietzsche ha posto in evidenza, dicendo che non è che perché a noi occidentali sembra che quelli siano dei burattini immorali, per i greci fossero burattini immorali. Quelli rappresentavano la vita. Nietzsche dice che la grecità aveva una religione di vita, mentre il cristianesimo è una religione incentrata sulla morte. Queste sono le opinioni di Nietzsche. Quindi, però anche di questo naturalmente bisogna tenere conto. Già è sbagliato dal mio punto di vista chiamarli dei, perché già la parola dei ha in sé tutta una sfera di significati negativi che derivano dal fatto che se sono gli dei non sono il Dio del cristianesimo, quindi sono idoli e cose che non possono esistere o che sono sbagliate. Quindi cerco sempre di evitare questi termini che oramai sono carichi di aspetti negativi. Cerco di evitarli oppure di precisarli. Beh, c'è una lavorazione, in effetti, una manipolazione. Sì, poi questi... Ma insomma sono semplicemente le stratificazioni culturali delle quali però bisogna tenere conto, perché se io interpreto una figura del mondo greco o del mondo egizio che è ancora anteriore, non la posso valutare in base ai miei criteri attuali. O meglio, se la interpreto in base ai miei criteri attuali da un punto di vista materialistico, può andare bene, ma dal punto di vista morale o religioso allora non va bene, perché metti una forma su una materia che non può recepire quella forma. Bisogna, semmai, infatti una lezione fondamentale che ho tratto per esempio da Heidegger, che mi ha sempre guidato in tutte le mie scorribande in questi vari testi, è che bisogna ripensare quello che si legge, non semplicemente leggere. Ma questo vale soprattutto per i filosofi. Tu leggi Aristotele, devi ripensare, ripercorrere tu i passaggi logici che ha compiuto lui per capire come funzionava la sua mente e quindi cosa effettivamente voleva dire. Non si tratta di imparare a pappagallo cosa diceva, ma di ripensare e a questo punto ti pone nella sua prospettiva. Questo è un punto molto importante. Parmenide diceva che comunque la verità sta dietro, sta nascosta dietro i fatti, no? E noi viviamo in un tipo di società del genere che comunque ha creato un teatro avanti e poi dietro, invece poi per persone come te che vanno a scavare scoprono poi prospettive diverse, perché poi come hai detto tu è una tua prospettiva, una tua idea. Sì, certo. Quindi... Sì, certo, però scusa, Parmenide mi offre lo spunto per fare subito un parallelo che mi vanto di avere scorto. Parmenide dice che lui viene rapito dalla dea nel proemio, dalla dea Dike, che poi gli dice c'è la verità, che l'essere è, il non essere non è, ma questo lo lasciamo da parte, e poi gli dice poi ci sono le opinioni erronee dei mortali. E a un certo punto dice che
il fondamento dell'errore dei mortali, che chiama brotoi, che è una forma dispregiativa nel linguaggio greco, è to onomazein, il dare nomi alle cose. Secondo la dea, e quindi secondo Parmenide, l'errore degli uomini è dare nome alle cose. Quando poi dopo tanti anni sono arrivato ai testi del Tibet, dei lama e degli yogin tibetani, mi è capitato che praticamente quasi un libro sì, un libro no, ma io parlo di testi di 1000 anni fa come testi contemporanei, c'è scritto l'errore delle persone comuni è quello di dare nome alle cose. E questa può essere più che una coincidenza, ma più che una coincidenza nel senso di una identità di struttura mentale alla base, nel senso che sia Parmenide che i lama tibetani vedono la realtà e la natura della mente in un modo diverso da quello con cui si considera usualmente, perché andare a dire che il dare nomi alle cose è un errore, ecco, non è un concetto tanto immediato, non è come per dire la mela è rossa o la mela è verde, ma ecco, inventarsi, escogitare che l'errore dare nomi alle cose riflette un ambito di comprensione sicuramente molto profondo. Ma infatti anche su questi aspetti, tra l'altro, è da notare che normalmente gli storici della filosofia si occupano di Parmenide, perdono pagine e pagine a spiegare cos'è l'essere, ma nessuna delle definizioni, come riconosciuto più o meno da tutti, ha senso, perché ci sono tantissimi elementi che costituiscono l'essere di Parmenide, ma nessuna definizione riesce a raccoglierli tutti. E quindi poi invece dall'altra parte dell'errore dei mortali praticamente lo trascurano, invece dovrebbero occuparsi prima di questo, perché molto probabilmente loro rientrano in questa categoria dei mortali che danno nomi alle cose e vogliono dare un nome all'essere di Parmenide senza avere idea di cosa sia. Vabbè, questo però è tu prima parlavi di lavorazione, insomma, sulla questione della parola dei, no? Io penso che poi è una dinamica sociale che serve poi a creare questo tipo di lavorazione, no? Perché loro attraverso le parole poi possono farti credere una dimensione di realtà oppure condurre dei limiti a una dimensione di realtà per cui poi nessuno va oltre, perché in questa società non si può pensare che possano esistere degli alieni, per esempio, non si può pensare che esistano, che non esista questo Dio ma esista altro praticamente, eccetera. E quindi forse loro hanno bisogno di questa dinamica, perché solo attraverso questa dinamica loro riescono a condurre poi le masse rispetto a dove vogliono, insomma, no? Sì, su questo sicuramente sono d'accordo. D'altra parte le religioni, e questo mi riferisco sia alle religioni monoteistiche, ma anche alle religioni dell'India, del Tibet, le religioni di tutto il mondo, per quello che ho potuto, per quella che ho inteso io, che è la mia idea, da un lato hanno un nucleo di verità sacre, e con sacre intendo non tanto divine, ma sacre nel suo significato etimologico di separate, di realtà diversa, e poi tutto il resto è religione devozionale in primo luogo per aiutare, perché qualsiasi religione comunque aiuta le persone a cui si riferisce, dandogli comunque delle direttive di vita, impedendo che compiano del male. E magari contemporaneamente poi chi esercita, chi detiene il potere religioso, a volte poi travalica questi limiti e le fa, come dici tu, anche per controllare le masse. Però sulle religioni trovo sempre che hanno questo aspetto ambiguo, che da una parte siano bene, dall'altra magari non tanto bene, ma che tutte comunque si fondino su fatti molto significativi, che però vengono proprio persi nel volgarizzare lo dico tra virgolette, nel senso di rendere disponibili per le masse i contenuti religiosi. Per esempio, anche in Oriente il buddismo è da molti considerato una religione, ma il buddismo non è una religione, così come non è una filosofia. Il buddismo è, come basta leggere i discorsi del Buddha, oppure ascoltare quello che dice oggi Tenzin Gyatso XIV Dalai Lama, il buddismo è scienza della mente, punto. Poi, che venga inteso, vissuto, che queste regole siano vissute come religiose, proprio per avere un fondamento di un vivere civile più retto e sereno per tutte le persone, è sicuramente vero, ma è un altro discorso. Io ti ho presentato utilizzando il luogo comune, no? Come mai un avvocato in effetti si è occupato poi del tema della Sfinge, eccetera. E anche questo è un luogo comune, no? Su cui ci hanno
indirizzati a ragionare, no? Però penso che per esempio tutti i tuoi studi che hai avuto professionalmente ti hanno aiutato tantissimo. Sì, questo mi ha aiutato tantissimo e l'ho scoperto poi dopo, quando ho letto il testo fondativo della filosofia ermeneutica, che è la filosofia che va per la maggiore in tutto, si può dire, il continente, di Gadamer. La filosofia ermeneutica è appunto basata sull'interpretazione. E adesso lasciamo perdere il contenuto, però Gadamer spiega la sua filosofia in 3 ambiti. Il primo è quello dell'arte, dell'estetica, il secondo è quello dell'interpretazione biblica, poi nella Germania protestante è molto più sentito che nella religione cattolica, e poi appunto l'ermeneutica giuridica, perché il diritto è sempre necessariamente interpretazione, non solo interpretazione della norma, ma anche interpretazione del fatto, della fattispecie concreta rispetto alla norma. E quindi questa, diciamo, tendenza ad analizzare gli articoli di legge e coordinarli da un lato in astratto e dall'altro nel riportarvi i fatti concreti, se non so, una clausola è una clausola di un certo tipo o di un altro tipo, bisogna appunto svolgere dei ragionamenti interpretativi. E anche quello che dico intorno all'Egitto è appunto quella che è tutta una grandissima interpretazione, ma secondo appunto Gadamer tutto è interpretazione. Però questa non è una filosofia che io riconosco o accetto. Comunque per certi versi è utile. Senti Antonio, come mai secondo te la società in cui viviamo ha vergogna a superare certi limiti e a pensare di determinate situazioni storiche, relative alle nostre origini, poi si ferma a quel limite e non va oltre? Faccio una domanda complessa. No, questa è una domanda complessa, è una domanda che mette proprio, se vogliamo, molto acuminata. Il perché, per esempio, diciamo così, forse in Europa anche per un po' di supponenza, perché seguendo quello che succede oltreoceano, sono oramai alcuni anni che negli Stati Uniti gli UAP, che è il nuovo nome per gli UFO, vengono visti e registrati dai radar della Marina Militare, dai caccia del Pentagono. Ci sono personale, colonnelli, ecco, dell'intelligence che depongono di fronte al Congresso, ci sono generali e politici e scienziati che in prima serata vanno in TV, come da noi da Bruno Vespa, e dicono ci sono questi esseri volanti che fanno cose che noi non possiamo neanche concepire come possano farle. Non è che non abbiamo le tecniche per farle, ma violano quelle che sono apparentemente le nostre leggi, perché passare da 0 a velocità infinite noi non sappiamo come potremmo farlo, non è fare un motore più potente. Ecco, questo negli Stati Uniti lo dicono professori universitari, generali dell'esercito e via dicendo. In Europa invece probabilmente per la sua supponenza di vecchio continente, queste notizie sono relegate su siti, blog diciamo, di persone che devono andarsele a cercare, seguirle, perché c'è anche in Italia chi ne parla, però sui quotidiani sono per lo più trafiletti sempre scritti con una punta di ironia e di senso di superiorità. Perché? Ma qua c'è di nuovo il classico discorso. Quindi il fondamento di tutto questo, secondo me, quindi per tornare alla tua domanda, non è tanto un tabù, nel senso di dire di queste cose non si parla perché non sta bene. È vero però che ci può essere sempre ancora un pochettino lo stigma per chi ne parla, nel senso che se uno parla di certi argomenti viene additato come, non dico visionario, comunque come persona un pochettino bizzarra. Però, ed è anche questo uno dei motivi per cui mi è sempre frenato nello scrivere il libro, di parlare di questi argomenti. Però comunque una volta che si debba prendere atto che se la punta scientifica della tecnica militare della più grande potenza mondiale ti dice che ci sono queste cose, non sanno cosa sono, allora non è tanto farsi dei problemi. Semmai si dovrebbe riconoscere che ha dei problemi che non li riconosce. Voglio dire, là. Perché a un certo punto è... Poi certo, il problema da qua a interpretarli lasciamo perdere, perché non si può avere la minima idea, non si può, ecco. D'altra parte io qua, relativamente a questo mio geroglifico della Sfinge, io mi guardo bene dal dire che questo sia un essere alieno in senso proprio. Anzi, io dico proprio, avverto di fare attenzione a non dire che sbrigativamente, come potrebbe apparire
superficialmente che questo sia un essere alieno, perché può essere così, ma può anche essere in altri modi. Perché, e qua adesso mi aggancio a altri argomenti di cui parlo nel mio testo, prima ho parlato dei tibetani, nelle dimensioni orientali, e parlavo anche appunto della mente, ecco, le dimensioni orientali si vantano, questo vale anche per gli esoterismi occidentali, si vantano ad arrivare a condizioni della mente che sono diverse da quelle della mente razionalistica ordinaria. E in queste ci sono altre prospettive. Ora, io naturalmente non posso sindacare, esprimere se siano vere o false, però dico, oltre anche questo, se vogliamo fare un tipo di interpretazione globale di un fatto, che se questo geroglifico, come dico io, è qua da 10.000 anni, ecco, e quindi non possiamo interpretarlo secondo il modo di pensare razionalistico che si è affermato in Occidente a partire da Aristotele, Hegel e via dicendo. Bisogna fare un passo indietro da tutte queste cose. Assolutamente sì, perché se no si resta nella propria bolla e non puoi interpretare una cosa di 10.000 anni fa secondo i tuoi criteri. Perché chi ha fatto questo evidentemente aveva delle conoscenze che oggi non ci sono, ma non solo delle conoscenze, aveva una capacità di produrre conoscenze diverse, perché questo è quello che dicono gli esoterismi, che si può arrivare a un tipo di conoscenza diversa da quella calcolatoria razionalistica, ma non lo dicono solo gli esoterismi, questo lo dice anche, lo lascia intendere Parmenide, lo dice espressamente Platone in tantissimi passi, che la sua filosofia è l'occhio dell'anima che si erge dal fango barbarico e si volge verso l'alto. Nel paragone della linea dice ci sono 4 livelli di conoscenza, la ragione è il terzo ed è insufficiente, poi c'è il quarto che è quello superiore e non può dire cos'è perché la ragione che è inferiore non può descriverlo. E poi per finire Nietzsche per primo e Heidegger per secondo nel secolo scorso, Heidegger a partire dalla fine degli anni 30 praticamente in tutti i suoi libri lui dice bisogna superare la rappresentazione, retrocedere dal dualismo di soggetto-oggetto. Ecco, questo è il cuore di quello che dicono tutti gli yoga dell'India e del Tibet, con la differenza che in Occidente Heidegger è ritornato a questo punto dopo 2000 anni, dopo che lo dicevano i primi greci, ci è ritornato. In Oriente l'hanno sempre saputo. E quindi in Oriente questo retrocedere dalla rappresentazione è soltanto il primo passo e poi ti spiegano tutto cosa fare dopo, se riesci, cosa puoi fare o non fare. Quindi è per questo che io espongo, io nel mio libro non è che, come dico, anche scrivo, naturalmente non voglio convincere, persuadere nessuno, io espongo tutto quello che ho scoperto e offro il materiale perché si possa svolgere un tipo di interpretazione che sia più ampio. Naturalmente in 20 anni io ho letto tantissimi libri e quindi questa è una sintesi di una sintesi, perché avevo scritto un libro prima, poi l'ho risintetizzato in questo. Si riduce quasi ad aforismi. Una persona che fosse interessata incomincia a vedersi la bibliografia e incomincia a approfondire i singoli argomenti per entrare nella prospettiva. Ecco, ma dare giudizi affrettati su un libro che ne condensa 4.000 non ha senso, diciamo, non lo accetto come commento, almeno che ci si rifletta un attimino prima di fare dei giudizi rapidi. Ecco. Senti, secondo te questo limite si può definire come bigottismo culturale? Cioè, No, assolutamente no, per esempio, ora in India si chiama avidya, che viene spesso, una sua traduzione principale è ignoranza. Ecco, ma ignoranza non è non conoscere delle cose. Sì. Ecco, questa è anche una parola che uso malvolentieri perché oramai è diventato quasi sinonimo di insulto, quindi non ha nulla a che fare con questo. Semplicemente la non conoscenza, cioè l'ignoranza che gli indiani e gli esoteristi dicono, è il non conoscere il proprio vero sé. Se tu credi di essere l'io, allora sei ristretto ai limiti della rappresentazione. È questa solo l'ignoranza. Per esempio in Tibet ci sono tantissimi yogin grandemente realizzati che non hanno mai letto un libro, in India, in Tibet e via dicendo. Ma queste cose le dicevano già anche i greci. Sempre prima di Aristotele c'erano gli orfici, i pitagorici, c'erano queste comunità di persone che sostenevano dei concetti che sono sostanzialmente analoghi a quelli dell'India, perché questa è una forma di sapere autonoma e non è che l'uno
un popolo abbia influenzato un altro, ma chi pensa in un certo modo vede le cose in un certo modo. Quindi non si tratta, anzi, per esempio la Isha Upanishad, che è un testo molto importante dell'India, dice: l'ignoranza è tenebra, la conoscenza è tenebra. Questo vuol significare che il non conoscere nulla, il vivere rinchiusi nelle proprie credenze è sicuramente sbagliato, ma l'infarcirsi la testa di concetti e di nozioni è ancora più sbagliato, perché ti solidifica in queste tue credenze, mentre bisognerebbe essere aperti e ascoltare la voce interiore. Il succo un pochettino questo, quindi non c'è, ci sono tantissimi metodi, Kundalini e via dicendo, ma sono tutti finalizzati a un conoscersi interiormente. Come d'altra parte, torniamo ai greci, la classica frasettina Gnosis auton, conosci te stesso, viene ripetuta a partire dai 7 sapienti, da Socrate, da Platone, da Plotino, il Tempio di Delfi, dappertutto. Se c'è un mantra della grecità è il conosci te stesso. Normalmente viene inteso come un resta nei tuoi limiti, che però diciamo, ha un significato abbastanza banale, per dire tutto questo parolone conosci te stesso per poi dire resta nei tuoi limiti, un pochettino controsenso. E invece secondo gli esoteristi il conosci te stesso significa semplicemente quello che dicono da sempre in India, cioè che se tu vai a fondo, rientri nella tua mente, puoi trovare delle disposizioni diverse. Che poi sia vero o no, io naturalmente questo non lo so, io mi limito a esporre tutta una serie di punti di vista che ho letto, che ho annotato e che ho trovato convergenti, per cui ne do conto. Vabbè, però già se rimaniamo per esempio a livelli un po' più superficiali, no? E usiamo un po' la logica, quelle figure che hai mostrato mi sembrano, mi hanno riportato un po' ai cerchi nel grano, alle figure nel grano, no? Insomma, Sì. ma oltre alle piramidi in Egitto, cioè io ho visto quelle là in Messico, ma ce ne sono alcune in Antartide e altri luoghi. Cioè noi rispetto a ciò che dicevi, a volte veramente qua siamo in una situazione in cui quello che è logico, no, praticamente viene visto come illogico, e quello che è illogico viene visto come logico, perché poi come una persona che pensa come non può, cioè come non riesce a superare il limite quando poi trova conformazioni simili in tutte le parti del mondo, che magari se uno le vede ancora da più in alto magari hanno anche delle linee incrociate, no? Come tipo per esempio la linea di San Michele e tutta una serie di cose. E allora praticamente veramente noi siamo in un tipo di società in cui quello che è logico è diventato folle, cioè superare un limite e vedere insomma oltre, e quindi riuscire anche con le riflessioni che hai portato tu o quelle che hai portato nel libro a vedere che forse oltre che quel limite, come hai detto tu, io non so dare una spiegazione, ma ho visto che comunque c'è un limite, no? Più o meno ho riassunto così. Sì, allora, quello che dici è assolutamente giustissimo. Infatti parlo anche di questo argomento nel mio libro. Diciamo, la mia risposta precedente era un livello superiore. Quello che hai detto tu è un livello intermedio. E io parlo di tutti e tre questi argomenti. Ora, che ci siano strutture analoghe in tutto il mondo, oramai basta guardare su internet, lo vedi, ovunque ci sono strutture ciclopiche con le pietre, con angoli pazzeschi, perfettamente incastrati, che gira e rigira, e che da un lato sarebbe stato folle aver fatto a mano, e dall'altro cioè, è impossibile che siano identiche in tutto il mondo. Quindi questa è una prova. Oramai che ci sia stata una civiltà precedente alla nostra che ha lasciato come testimonianza delle strutture ciclopiche identiche è fuori discussione. Ora, il fatto che lo si voglia negare, ecco, questo è un altro discorso che non arriva a scomodare la disposizione della mente, però riflette quello che secondo me è l'atteggiamento filosofico proprio del mondo occidentale. Perché per me è sempre stato importante fare riferimento alla filosofia, perché ho constatato che tutti i modi di pensare comunque vengono espressi in modo sintetico e univoco dai grandissimi filosofi, che sono pochissimi, poi filosofi che possono piacere o non piacere, però per esempio quello che io vedo adesso nelle scienze è semplicemente l'applicazione di quello che diceva Hegel, che secondo Hegel ciò che è reale è razionale, ciò che è razionale è reale. Tradotto dal punto di vista pratico, quello che tu vedi, tu devi poterlo spiegare in base alla tua ragione. Se tu pensi una ricostruzione e ti piace, quella è giusta.
Ecco, ed è per questo che i primissimi egittologi di fronte alla Sfinge e ad altre strutture come Mariette, Wallis Budge e anche mi sembra Maspero, dicevano ci sono opere dell'epoca egizia e ci sono opere anteriori. Punto. Per loro non c'era un problema. Poi successivamente si è affermata l'onda lunga della mentalità hegeliana dove bisognava spiegare per forza tutto perché la ragione può conoscere tutto e deve spiegare tutto e allora si sono costruiti la loro griglia in base ai resti del positivismo, al darwinismo che li aveva salvati dall'horror vacui perché se non li aveva più creati Dio non sapevano da dove arrivavano, darwinismo. E quindi bisognava spiegare tutto quello che c'era sulla base di paradigmi. Sono tutte estremamente semplificazioni, ma anche qua non è bigottismo, non sono cose in malafede, sono frutto di quello che Hegel chiama lo spirito oggettivo di quell'epoca. Adesso lo spirito oggettivo sta anche cambiando e quindi prima o poi magari si arriverà a rendersi conto del fatto che verità evidenti che ci sono dovranno essere riconosciute come tali. Può essere più o meno lungo questo passaggio, però mi sembra di poter dire che ormai si è abbastanza innescato. Sì, soprattutto dal 2020 in poi comunque sono successe una serie di cose sì. in cui, come dici tu, no, ognuno dava un nome diverso alle cose, no? E cioè per qualcuno 1 più 1 non faceva più 2, insomma faceva altro, e quindi forse il mio 1 è diverso dal tuo 1, è diverso dall'1 di un'altra persona, e quindi poi anche logicamente quando le andiamo a mettere assieme ci ritroviamo dei risultati diversi. E questo va bene se comunque è un risultato di ricerca tuo, ma se è un risultato di ricerca indotto da qualcun altro che ti porta poi comunque a credere che 1 più 1 fa 5 perché sì. te l'ha detto quello, e allora è un discorso diverso. E penso pure io che comunque siamo in un periodo in cui stanno emergendo tante cose e quindi magari parlare di certe cose come le stiamo trattando stasera, no? Ma anche grazie comunque a quei TG di cui hai parlato prima, anche Canale 5 ne ha parlato di UFO, eccetera. Sì. Quindi qualcosa è arrivato anche in Italia. Sì, però dandogli poco risalto, almeno a quello che mi è sembrato. Sì, comunque sì, certo, ben contento che ciò accada. Sì. E che stavo dicendo? E quindi... No, io poi per esempio questa cosa degli UFO mi è capitata proprio sabato scorso, stavo con degli amici e sai la frase, vabbè, allora tu sei uno che crede anche negli UFO, no? Proprio come a derisione, no? A dire sei uno sciocco, va, tra virgolette. E io ho sempre usato una metafora, cioè così le ho risposto a lui, ho detto guarda, ti uso questa metafora che è anche abbastanza profana, no? È come se noi stiamo su una strada, tu stai camminando su un carretto e io ti sfreccio con la Ferrari, no? Facendo questa affermazione, questa è la logica che vedo, perché tu praticamente, come hai detto tu, non sei informato su ciò che stanno esponendo oltreoceano, non sei informato su ciò che è emerso su Canale 5 per esempio qualche anno fa, ma peraltro non metti neanche assieme i pezzi del puzzle, perché poi le domande che io ti ho posto, che sono relative poi alle domande che mi sono fatte, io sono abbastanza profano, no, di questi temi che tratti tu, io mi occupo di sociologia, di altro, un po' di analisi politica, eccetera. Però cioè, anche io nel mio essere profano mi sono posto delle domande e quindi le risposte che poi la società oppure qualche trasmissione che vedevamo in TV non mi soddisfavano, non mi toglievano la sete di conoscenza, insomma. Sì, sicuramente. Sì, era saltato un attimo la linea forse. No, sicuramente, ma la cosa giusta sarebbe appunto mantenere lo spirito critico aperto e non dire, infatti, ma quello che dici sono d'accordo con te, anche a me è già capitato di sentire dire tu credi agli UFO. No, io non credo a niente. Io se chi si occupa di queste cose, del controllo dei cieli, con i radar, mi dice ci sono oggetti che non sappiamo spiegare, io credo a quello che mi dice questo qua. Se tu mi dici che ci sono degli oggetti di questo tipo, io prendo atto del fatto che ci sono oggetti di questo tipo. Poi non sto a dire che dentro ci sono omini verdi, possono essere qualsiasi cosa. Però non si tratta più di credere o non credere, ma di prendere atto o di non prendere atto. Ma anche perché anche la costruzione stessa delle piramidi, no? Io ho sentito parlarne qualcuno che diceva che con le gru che abbiamo adesso e con i mezzi che abbiamo adesso non sarebbe stato possibile, anche nei tempi che ci racconta poi la storia,
perché ci raccontano la costruzione di queste piramidi, soprattutto quelle di Giza, non mi ricordo in quanto tempo, Ma normalmente si dice che la piramide principale, quella di Khufu, è stata costruita in 20 anni durante la stagione delle inondazioni, perché altrimenti gli operai lavoravano la terra, quindi 4 mesi all'anno per 20 anni, se fai il conto che lavorassero tutti i giorni, 12 ore al giorno, secondo gli egittologi c'erano in origine 2.400.000 blocchi, se fai l'operazione significa che bisognava porre in opera un blocco ogni 40 secondi, che ovviamente è una cosa che si commenta da solo. Se poi ci fossero anche state 100 squadre, non sono 40 secondi, possono essere 4 minuti, 40 minuti, non è questo il punto, anche mezz'ora, però resta il fatto che è irrisorio. Quindi, ma anche qua ci sono poi se la il ditta discorso fosse stata italiana, se la ditta fosse stata italiana sarebbe riuscita in qualche modo a farla, magari. Però sì, diciamo che sono cose che anche qua non si può giungere a nessuna certezza. Ecco, ma diciamo che un conto, per tornare al diritto, è che se tu sostieni un fatto devi provarlo. E se tu mi dici che le piramidi le hanno fatte i faraoni, allora dovresti dire come le hanno fatte. Visto che però in 5.000 anni non è stata presentata nessuna tesi sulle costruzioni delle piramidi che sia stata ritenuta accettabile da un ingegnere, ecco, da uno che si occupa di costruzioni, la dice lunga sulla particolarità di questi monumenti. Poi appunto, ripeto, questo per me è un punto d'arrivo, andare oltre, dire chi, come, perché, quando, cosa, sarebbe, cioè, chi lo fa per lo più tira a indovinare, espone una sua opinione. Perché ci sono tantissime possibilità e quindi anche fare ecco, però diciamo che quella accademica ufficiale non è più credibile delle altre, ecco. Poi magari è vera in base a usavano qualche marchingegno che non conoscevamo, ma che comunque era un marchingegno che non avrebbero potuto conoscere. Cioè, perché comunque i dati materiali sono questi. Il Tempio della Valle, quello che abbiamo visto, che rappresenta il, fra virgolette, Dio, questo qui è fatto con blocchi da 200 tonnellate, che sono un peso veramente non indifferente. non indifferente, esatto. Perché Vabbè, anche 200 tonnellate. la questione delle cave, che forse le pietre non provenivano da lì, ma provenivano da almeno 800 km di distanza. Vabbè, gli Sì, enigmi questo sono il tanti. granito. Sì. Questo? Sì, no, dicevo, il granito arrivava da Aswan a 900 km, le altre pietre, secondo gli egittologi, arrivavano da una cava proprio vicino alla Sfinge, che però probabilmente pare che non avrebbe potuto contenere tutto questo calcare. Primo, secondo, non si è ritrovato nessuno scarto di scavo né le rampe per eventualmente trasportare questi blocchi, quindi anche questo è molto dubbio. Tra l'altro ho letto in un libro che un ingegnere americano qualche anno fa ha chiesto alla ditta principale, a una delle ditte principali dello stato del Montana negli Stati Uniti, quanto tempo avrebbe impiegato per consegnare 2.400.000 blocchi di calcare. E questa ditta, che ha 33 cave, ha detto: noi, lavorando a pieno regime, ovviamente con i macchinari moderni attuali, a pieno regime su tutte le 33 cave, ve li possiamo consegnare in 27 anni, mi sembra, o comunque più di 20 anni. E quindi adesso, voglio dire, come fai senza scalpelli, senza niente a fare i tagli? Questo mi sembra un pochettino, diciamo, nell'Ottocento era accettabile, adesso forse lo è un po' meno. Poi ripeto, per quanto ne so io, poi magari è vero, però diciamo che lascia più che qualche dubbio. Antonio, facciamo un secondo, una pausa, mettiamo la copertina del tuo Sì, libro e poi ripartiamo, ok? Va bene, va bene. La rivelazione della Sfinge è un saggio di Antonio Viglino, Armachis Edizioni 2024. Si tratta di uno studio sui 3 templi che costituiscono l'area delle piramidi e della Sfinge a Giza, che gli egittologi identificano come il complesso funerario in onore del faraone Khafra della IV dinastia, ma che il saggio in esame ritiene, invece, il progetto della creazione dell'uomo da parte di esseri superiori. Sotto forma di geroglifico, il disegno dimostrerebbe, secoli prima della relativa evidenza scientifica, come l'uomo discenda dalle scimmie, ma non tramite fortuite combinazioni genetiche, bensì tramite un vero e proprio intervento esterno di ingegneria genetica a livello cerebrale.
Il documento concorderebbe, quindi, non solo con i miti sulla creazione presenti in quasi tutte le religioni e di mitologie del pianeta Terra, ma confermerebbe i fondamenti di alcune pratiche legate al pensiero esoterico e alle pratiche meditative più antiche, come lo yoga. Un libro che senza dubbio interesserà gli appassionati di storia alternativa, ma che potrà incuriosire anche gli altri lettori. Siamo tornati, abbiamo Antonio Viglino e volevo fare l'ultima domanda prima di salutarci, che vabbè, a parte mi ha colpito molto sia quando ne abbiamo parlato, ho parlato per telefono con lui perché è una persona molto, a parte l'avete visto, insomma è informatissimo, ha letto tantissimo, eccetera, però è una persona molto cordiale. E la domanda che mi ha incuriosito poi è quanto poi l'uscita di questo libro possa averti cambiato in qualche modo la vita, sia in termini, perché a me per esempio l'uscita dei miei libri un po' qualcosa l'ha fatto, no, nella mia vita, un po' anche perché comunque andando un po' contro sistema, contro quella linea, comunque qualcuno storce il naso rispetto a ciò che è scritto, anche tra gli amici, Sì, sì, capisco. Ho detto, ma qua, visto che io faccio tesoro delle mie letture dell'India e del Tibet, e quindi sia delle lodi che non delle lodi, cerco di curarmene poco. No, mi ha cambiato mi ha cambiato la vita, nel senso che mi trovo molto divertente poter parlare, e anche molto appagante poter parlare di questi argomenti, di interviste come questa sera, di presentare il libro e di poter contribuire all'ambito generale della conoscenza offrendo degli argomenti di interesse che appunto tendenzialmente sono considerati secondari, invece hanno una loro importanza, ecco, quindi contribuire a questo movimento di rinfocolare una conoscenza critica che si basi su come la mente dovrebbe funzionare, non sulle dottrine che vengono insegnate senza starci a pensare due volte. Ecco. Contribuire a smuovere un attimino l'atteggiamento di base. Senti, prima hai parlato relativamente a una sorta di risveglio di massa, no? Rispetto a dei temi, rispetto a delle domande, rispetto a superare quella linea e iniziare anche Sì. noi a vedere come No, come vedi insomma il prossimo futuro rispetto a questo? Più o no, meno. il risveglio di massa lo vedo come una cosa impossibile, nel senso che comunque, secondo tutte le varie dottrine, eventualmente il risveglio è una cosa individuale. Per esempio si dice che anche il Buddha, Buddha significa il risvegliato, colui che poi ha dato il giro alla ruota del Dharma, che ha fatto ripartire tutto il movimento spirituale in India, ebbene anche lui non poteva, magari non voleva o comunque non poteva risvegliare una singola persona o gruppi di persone, perché questo procedimento di risveglio deve essere un mutamento interiore, non può essere indotto a forza. Infatti, per esempio, ecco, una cosa che ho notato è che alcuni mi dicono che, io sono d'accordo con questo, che quando parlo, quando spiego questi argomenti tendo a essere molto sferzante e sbrigativo, ecco, e così punto. Ecco, ma questo è proprio il modo di insegnare del Tantra, che è una delle vie di questo insegnamento è il Tantra. Nel Tantra si insegna sferzando, nel senso che chi ascolta deve sentirsi messo in difficoltà e quindi cercare di far quadrare quello che sente rispetto per come incrina le sue conoscenze acquisite. Cioè non è che si può stare a spiegare tutto quello che ha detto il Buddha, tutto quello che ha detto questo o quello, perché non avrebbe senso stare a parlare 3 ore per spiegare una cosa. La si dice in una battuta. O ti sorge l'interesse per questi argomenti e quindi ti si sommuove un qualche interesse di volerlo approfondire, bene, buon per te. Se no, no, e comunque nessuno perde tempo e il Tantra si insegna così, appunto, sferzando. Come faceva peraltro Eraclito. Lui scriveva: voi uomini siete animali d'armento, non capite la verità neanche quando ve la si dice in faccia, continuate a dormire da svegli. Eraclito scriveva di queste cose, quindi anche lui era molto più sferzante di quanto non sia io. Vabbè, anche io quando scrivo i miei libri sono un po' così, cioè nel senso che comunque ti tratto lievemente quell'argomento, ti motivo la quadratura rispetto a quell'argomento, ma non vado in profondità. Poi
sei tu che ti vai a prendere quell'argomento e te lo vai a analizzare in profondità. Cioè io ti do quell'input, poi come dici tu la Certo, crescita sì. poi avviene se tu comunque quell'input te lo vai a prendere, ma perché sei incuriosito su quella cosa e dici ma fammi vedere Esatto. Antonio, Giuseppe che cosa hanno detto e quindi vai avanti. Infatti poi mi collego a una domanda successiva su questa cosa e infatti i miei libri sono abbastanza sintetici, chi li ha letti dice comunque alla fine sono scorrevoli, non sono noiosi proprio perché utilizzando questa tecnica uno fa una sorta di carrellata, no? Di quello che si è visto, si è successo o della mia teoria, cioè tu hai avuto una teoria, io ho avuto delle mie teorie che rimangono là, poi chi è interessato se le vede, le porta avanti, eccetera. E la domanda era quante pagine è il libro, cioè rispetto a questa dinamica? Scusa, non ho capito. E il libro quante pagine è? Il libro è 220. No, vabbè, perché l'ho Sì. agganciato alla cosa di prima, no? Di trattare... Sì, sì. Sì, okay. diciamo che sono sì, molto interessante, perché comunque da parte dicendo anche tanti argomenti come anche nei tuoi testi non un aspetto, quindi anche una questione di reciproca proporzione interna. Se di un argomento parlo, diciamo, un capitolo, un capitoletto, di un altro che è analogo, anche se mi piace di più, non posso parlarne per 30 pagine, ma ne parlerò sempre un capitoletto. Quindi è anche una questione di bilanciamento interno. Vabbè, abbiamo sforato di gran lunga il tempo che ci eravamo più o meno accordati. Veramente per me è stata una bella chiacchierata. Sì, Ho sì, approcciato a te il disagio di cui parlavi prima, perché comunque per me certi argomenti sono un po' profani, cioè mi incuriosiscono, come hai detto tu, cioè comunque ne ho sentito parlare, mi informo, infatti qualcosa ne sapevo, però la conoscenza reale, cioè lo studioso su questa cosa eri tu, e quindi un po' cioè, il fatto di essere stato, insomma, a chiacchierare con te su queste cose mi ha arricchito molto e me ne esco contento. E d'altra parte ho notato che le tue domande sono state tutte molto precise, profonde, hanno toccato tutti dei nervi scoperti e tutti argomenti che è stato un piacere analizzare, cose che magari avrei voluto dire e però non avevo l'occasione. E tu mi hai fatto proprio le domande che toccavano questi argomenti di cui volevo parlare. Come siamo partiti, senza dubbio. Come siamo partiti in retroscena che non riuscivo a mettere il file, eccetera. Sì, ma qua è meglio non dire nulla e andare a ruota libera, è la cosa migliore. Sicuramente. Vabbè, sono proprio contento di questa chiacchierata. Anch'io sono stato. Poi quando hai bisogno il mio numero ce l'hai, quindi veramente anche per altri libri, per me è un grande piacere, veramente. Vabbè, buonasera a tutti e grazie. L'autore penso che si è presentato da solo per la grandezza, insomma, di quello che ha fatto, di come insomma è in continua ricerca, eccetera. Quindi, ti ringrazio Giuseppe, buonasera a tutti. Ciao Antonio, ciao. Il saggio propone alcune riflessioni relative a rilevanti aspetti dell'attuale ambito scolastico, con peculiari approfondimenti circa il ruolo dell'istruzione. Vengono analizzate varie situazioni di problematicità che, condizionando l'effettivo svolgimento della funzione educativa, rischiano di pregiudicare la possibilità di formazione, nella maniera adeguata, delle giovani generazioni. L'esposizione dei vari temi ha privilegiato un'analisi critica delle varie argomentazioni, condivisibile o meno, ma sempre evitando di scadere nella gretta polemica. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà, lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo,
la curiosità mi svela il mondo. Salve a tutti, sono Giuseppe Mosco, ideatore di questo spazio web che si propone di aiutare scrittori emergenti e non alla promozione dei loro libri. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Buonasera a tutti gli iscritti al canale e a coloro che guarderanno il video. Stasera abbiamo un ospite molto gradito, Giuliano Poggio, che ha scritto questo libro qui, La vorrei migliore, ed è un libro che parla da una prospettiva relativa all'esperienza di Giuliano su diversi aspetti relativi alla classe, alla scuola, al suo percorso come insegnante presso la scuola, una scuola superiore. Giuliano, oltre a essere un insegnante, è anche un avvocato e si occupa insomma anche di procedure di diritto, eccetera. Poi ho visto psicologi insegnare, ho visto filosofi insegnare. Poi quello che ho trovato in questo libro sono delle azioni che spesso stesso psicologi, filosofi che dovrebbero avere un approccio empatico maggiore non hanno. E invece poi te lo ritrovi nella prospettiva di un insegnante che è più vicino a una professione come quella dell'avvocato. E questa cosa mi ha sorpreso molto e ti faccio i complimenti per questo libro, che poi è un manuale molto interessante che, se letto insomma da più insegnanti, può essere utile a comprendere anche come leggere l'alunno, come leggere delle dinamiche relative all'alunno, eccetera. La domanda, vado al dunque, insomma, è: come ti è venuto di fare questo libro? Insomma, anche come ti spieghi questa cosa che un avvocato abbia certe attenzioni e poi certi professori invece che dovrebbero averle, insomma, non sono mancanti. Benissimo, io innanzitutto, prima di rispondere alla tua domanda, volevo ringraziarti per avermi ospitato sul tuo canale e approfitto, anzi con l'occasione, di ricordare, ringraziando anticipatamente chi vorrà poi vedere il nostro video, vorrei ricordare loro la pubblicazione del tuo libro, perché anche tu, come io ho scritto un libro, anche tu hai scritto, e mi sentirei proprio sinceramente di consigliarlo. Il titolo è Guerre spaziali sul pianeta scuola, dove chi mi sta ospitando, quindi tu, il titolare di questo canale, il dottor Giuseppe Mosco, sociologo, usa una storia di fantasia, dove però non si tratta di fantasia, ma una storia che non è altro che una metafora raffigurante purtroppo la situazione attuale della scuola, dalla quale traspaiono concetti molto interessanti e puntuali, dai quali comunque si evince chiaramente come nella scuola attuale manchi la dimensione umana, quindi sia proprio trascurata. Quindi io, da collega, amico e ospite, prima di parlare del mio libro, ci tenevo a sollecitarvi ad acquistare e a leggere questo libro, perché è particolarmente interessante. Quindi a questo punto partirei proprio con la risposta che mi ha fatto Giuseppe. Mi dai un minuto? Approfitto certo. Anche per salutare un terzo professore, praticamente, che si chiama Marco Bisio, che ha un canale che si chiama Umanistiche Online. Io ho conosciuto Giuliano grazie a Marco, che è una persona speciale, e anche Giuliano lo è, perché poi le persone speciali camminano assieme. E quindi approfitto poi e ringrazio Marco per avermi presentato Giuliano, con cui veramente c'è stato un rapporto poi di avvicinamento molto piacevole e cordiale. E rinnovo veramente i complimenti anche a Giuliano per
questa sorta di manuale che ha cercato di costruire attraverso le sue esperienze. Scusami. A questo punto, ecco, io rispondendo alla tua domanda dico questo, l'esigenza, in pratica tu mi hai fatto due domande, una è l'esigenza di scrivere questo libro, il perché ho scritto, e poi hai puntualizzato con curiosità il ruolo avvocato, insegnante, che quasi pare sia strano, abbia determinate attenzioni svolgendo una professione completamente diversa. Benissimo, alla prima risposta dico, l'esigenza di scrivere a mio avviso è innata, indipendentemente dalle capacità, indipendentemente dagli argomenti. Quindi è stato sempre un po' un mio vizio quello, nel momento in cui ci fosse qualche evento che mi colpiva o anche qualche emozione che avessi provato, scriverlo su un foglietto, già dal tempo in cui non si scriveva al computer, eccetera, proprio per ricordare quello. Quindi quello è un'esigenza, diciamo, innata che ciascuno può avere o non avere. Poi il fatto di aver insegnato per oltre 35 anni in scuole superiori, infatti io evidenzio anche sul mio breve saggio come la mia esperienza sia più portata su un'utenza di ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni, quindi io conosco meno magari l'ambiente scolastico elementare o media inferiore, più quello delle medie superiori. Ecco. Poi una cosa che mi ha incoraggiato, diciamo, ma più che incoraggiato, diciamo, per carattere non ne avrei avuto bisogno se avessi sentito l'esigenza, più che altro mi ha magari stimolato a scrivere è stata la stima di qualche mio collega insegnante, sto parlando, nel momento in cui mi veniva comunicata, diciamo, l'aspetto positivo di quello che io magari dicevo a determinate riunioni, posizioni che avevo preso. Allora, vedendo che determinate mie idee coincidevano col modo di ragionare di colleghi, ripeto, sicuramente più in gamba di me, ma in ogni caso persone intelligenti, diciamo, mi ha stimolato a voler comunicare questi miei pensieri tramite questo breve saggio. Ecco, quindi quello è stato il motivo per il quale ho deciso di scrivere questo libro. Però io obietto su una cosa, perché questa tua prospettiva, no, non mostra il livello empatico invece che tu hai messo nel libro, cioè tu la fai passare come una cosa normale, ma il tuo libro non è una cosa normale, perché il vero problema della scuola, tu hai fatto le superiori, quindi parliamo di adolescenti, che non mette l'adolescente al centro. Tu nel tuo libro hai messo l'adolescente al centro. Quindi non è una cosa, non è scritto un normale libro sulla scuola visto da un normale professore, ma hai scritto un libro, hai saputo dare il giusto valore a ciò che succede in classe, insomma. Ecco, io proprio mi collego a quello che stai dicendo e in pratica in questo modo rispondo a quello che mi hai detto. E quando, ecco, tanto per chi vorrà seguirci, chiarirei che il mio saggio è un discorso più o meno continuo, che ho volutamente diviso in paragrafi per rendere meno pesante al lettore e più che altro perché il lettore potesse scegliere anche i punti più interessanti per lui. E in questa risposta, nella risposta che sto per darti su questa, diciamo, messa al centro dell'alunno, uno dei punti è stato proprio quando mi fosse chiesto qual è un buon insegnante, e con questo non sto dicendo di esserlo stato, ho cercato di essere un buon insegnante, ma innanzitutto una precisazione. Quando nel mio saggio logicamente vengono evidenziate delle criticità, ciò non significa che non ci siano lati positivi nella scuola. Io ho conosciuto e conosco colleghi molto in gamba e professionalmente preparatissimi e
che con i ragazzi sono esempi positivi. Le criticità quindi sono aspetti negativi che io evidenzio, ma con questo non voglio assolutamente fare di tutto l'erba un fascio o parlare negativamente della classe insegnanti né della scuola. Evidenzio situazioni in cui potrebbe essere migliorata. Quindi, ad esempio, in un punto tratto, se mi venisse chiesto qual è l'insegnante migliore, qual è il tipo di insegnante, ecco, io inizierei dicendo che non esiste un insegnante tipo, proprio per quello che mi stavi dicendo tu. Nel senso, se noi poniamo al centro il ragazzo, l'insegnante tipo, e questo lo evidenzio proprio nel saggio, non deve essere preordinato. Cioè, io ho fatto l'esempio, guai al mondo a un insegnante presentarsi come troppo rigido quando per carattere non lo è. I ragazzi sarebbero i primi ad accorgersene, perché anzi otterrebbe l'effetto negativo, perché a volte ho visto insegnanti che si presentano in modo autoritario per il timore di non saper tenere le classi. No? A mio avviso, come all'opposto, non dovrebbe presentarsi troppo indulgente qualora il suo carattere fosse autoritario. Ciascun insegnante, a mio avviso, per colpire nel segno, nel senso, per arrivare all'optimum, dovrebbe presentarsi per la persona che è, con le sue caratteristiche, le sue peculiarità e gli aspetti del suo carattere. L'importante non è mascherarsi, l'importante è far capire ai ragazzi che siamo interessati a loro, che non li vediamo come qualcosa collocato su un banco che ci deve ascoltare, ma come persone con le quali interloquire. Anzi, io direi di più, e non voglio sembrare modesto perché non è il mio carattere, ma forse sarebbe meglio che noi imparassimo qualcosa dai ragazzi, perché noi li vediamo qualche ora alla settimana, loro ci vedono tutti insieme, ma noi ne abbiamo 20, 30 davanti. Prima di inquadrarli non è facile. Se noi comunichiamo loro che siamo lì per dare qualcosa a loro, loro ci perdoneranno anche se non utilizziamo il metodo giusto. Mentre se noi non gli facessero capire questo interesse, diventeremmo indifferenti per loro e ci tollererebbero. Quindi non riusciremmo mai ad arrivare all'obiettivo principale, che è quello di trasmettere qualcosa, ma dando sempre anche loro lo spazio. Infatti si parla 1000 volte di lezione frontale ed è la cosa che io detesto. La lezione, in particolare un insegnante di scuola superiore ne ha la possibilità, deve essere interattiva, deve esserci un continuo dialogo, perché altrimenti risulta passiva e in più dà modo loro di distrarsi. Quindi ecco, quello è il punto che io ho analizzato quando mi hanno chiesto quale secondo me doveva essere l'insegnante tipo. Anche io nel mio libro comunque, vabbè, più che dell'ambiente classe, io parlo della scuola come istituzione e, tra virgolette, condanno, ma ce lo sfioro solo come argomento, non è argomento di mio interesse, qualche professore che va solo a scuola per lo stipendio, insomma, e non ha passione, e poi dico che la scuola in questo momento è salvata da tanti professori che ogni giorno vanno, si rimboccano le maniche e praticamente creano alternativa dove il sistema non funziona, no? Perché poi il sistema come funziona? Cioè riesce a muoversi, no? Con movimenti dall'alto verso il basso e poi ha delle risposte dal basso verso l'alto. E queste risposte vengono dai professori che comunque mettono gli adolescenti al centro, perché come hai detto tu, cioè, è soltanto considerando un ragazzo che lui praticamente, anche nel mio errore, perché qua non stiamo parlando che tutti quanti dobbiamo essere perfetti e non commettiamo gli errori li commettiamo tutti, però se tu sei al centro dei miei interessi, poi nasce questa dinamica di rispetto in cui io rispetto te e tu accetti anche me come persona che può commettere degli errori, ma perché è la centralità, il rapporto diventa centrale e non è più la materia che diventa centrale o che ne so, la disciplina che diventa centrale, ma diviene centrale il rapporto. E quindi in questo rapporto c'è un rispetto reciproco in cui uno può usare anche modalità diverse, perché l'intervento pedagogico non prevede soltanto la modalità dolce, a volte
prevede anche dinamiche simmetriche, dinamiche asimmetriche, eccetera. E quindi, ti ripeto, mi ha colpito proprio questo percorso che hai raccontato, e lo definisco manuale, ma definendolo manuale per me è un complimento, perché poi solitamente le persone nella critica trovano sempre problematiche ma non danno mai soluzioni. Il tuo libro su certi livelli dà delle soluzioni, no? Delle soluzioni che sono relative al setting aula, però sono delle soluzioni, perché un professore che magari inizia ad insegnare e legge il tuo libro già sa cosa può aspettarsi da delle cose, come può leggere delle cose, perché tu parli, ripeto, parli di sguardi di ragazzi, di periodi adolescenziali in cui i ragazzi vengono coinvolti e a volte non hanno voglia di studiare, oppure hanno problemi che sono più grandi di ciò che stanno ascoltando, eccetera. E quindi mi ha colpito proprio questo, te ne riparlo. E infatti, guarda, mi collego volentieri a quello che stai dicendo quando hai parlato dello sguardo. Allora, io ci sono due cose che ho proprio evidenziato nel saggio. Sono innanzitutto la prima, quando parliamo di ragazzi, e a maggior ragione anche quelli più piccoli, quelli delle scuole dove io non ho insegnato, ma quelli dai 14 ai 19 anni, diciamo, io ho trovato, e questo in effetti a volte l'ho un po' rimproverato a qualche mio collega, ho sentito certi miei colleghi fare quasi la predica ai ragazzi, stupirsi, eccetera. Allora, due cose: o siamo falsi o ci dimentichiamo di come eravamo noi a 14-19 anni. Quindi addirittura io dico, ma anche ai genitori, dico, quando venite alle udienze generali, alle udienze settimanali, e mi dite mio figlio non ha voglia di studiare, mio figlio non ha stimoli a scuola, eccetera, io dico loro, siate contenti. Il problema sarebbe qualora voi vedeste arrivare a casa vostro figlio e mettersi a studiare senza avere voglia di uscire, di stare con gli amici, di fare, ecco, allora lì ci sarebbe da preoccuparsi, allora lì sarebbe necessario altro che lo psicologo, cioè andare a fondo. Poi, ecco, a questo punto, quindi non la preoccupazione, quella è la normalità, ci mancherebbe che un ragazzo a 14, 15, 16 anni avesse già la maturità tale per capire l'utilità che gli può dare la scuola, che gli può dare l'insegnamento, che gli può dare l'istruzione. No, non può averla, anzi sarebbe proprio da preoccuparsi. A questo punto entra in gioco il genitore, la scuola, l'insegnante, che dovrebbe far capire loro senza prediche. Come io dicevo ai miei alunni, io se potessi non fare 6 ore la mattina, poi andare in studio e stare in studio magari con clienti sino alle 9, lo farei volentieri. Però guardate che voi domani andrete a lavorare, farete qualcosa. Quindi oggi avete l'occasione per apprendere qualcosa che vi servirà. Non sentitevi strani se non avete voglia di studiare. Cercate di capire che è una cosa utile per voi. Anzi, un'altra cosa, e io suggerivo anche ai genitori, non sgridateli se vogliono uscire, se vogliono stare con la ragazzina, il fidanzatino, fidanzatina, calcio, altri sport, quello che vogliono fare. Fategli capire che organizzandosi si riesce a fare tutto. Non è vero che facendo sport, eccetera, non si riesce a studiare o uscendo con gli amici. Organizzandosi si riesce a fare tutto. Guai al mondo stare, addirittura io li sfidavo dicendo: se tu non vuoi studiare e domani vieni a scuola, benissimo, non mi apri bocca, io ti darò uno, non c'è problema, se poi avrai voglia di studiare, rimedierai, io non farò mai la media matematica, se tu saprai determinati concetti ti farò rimediare, ma almeno se non studi, esci, non stare sul divano, almeno divertiti, spendi bene le tue carte, nel senso, non essere così stupido da non divertirti e da prendere anche un uno, no? Quindi, e poi guai le prediche, ecco, guai, mi permetto di dirlo, consiglierei agli insegnanti mai di dire io ero, io facevo. Io personalmente non ero un esempio scolastico, quindi forse capisco meglio i ragazzi che non vogliono studiare, ma anche qualche collega che invece fosse stato più propenso allo studio, non faccia di sé un esempio, perché allontana i ragazzi, in particolare quelli che non sono come lui. Quindi diamo la dimensione reale del ragazzo. E a questo punto lui, sentendosi normale a non aver voglia di studiare, magari dice: ma
se questo mio insegnante è riuscito a superare l'esame d'avvocato, è riuscito a fare l'insegnante, eccetera, ed è qui, probabilmente se anche lui era uno di quelli che se poteva scappava dai libri, magari posso farcela anch'io. E allora li stimoliamo, non li facciamo sentire dei somari, li facciamo sentire degli esseri normali che magari se studiano un pochino è meglio. Senti, con questa affermazione ultima hai risposto alla prima domanda, perché avevi un po' sorvolato, cioè come mai un avvocato è arrivato a delle conclusioni che poi persone che studiano materie più attinenti alle empatie non raggiungono, perché sei partito dalla tua esperienza, perché poi secondo me l'empatia si può costruire solo dall'esperienza, no? Il fatto di aver vissuto un'adolescenza in un certo modo ti ha insegnato poi, perché poi sei oggettivo, tra virgolette, perché alcune persone magari nel loro percorso di studi non hanno studiato e poi dicono ma io studiavo, andavo benissimo a scuola, facevo, cosa che non è vera. E secondo me questa poi è stata anche la differenza, cioè uno può comprendere se non dimentica da dove è venuto, ciò che ha fatto, eccetera. E quindi penso che poi la funzionalità del tuo agire è stata anche legata a questa dimensione bella che ci hai raccontato, e te ne ringrazio. Sì, questo hai proprio colto il punto, perché io, ripeto, non ero un esempio di alunno quando avevo quell'età e forse ho avuto la fortuna di ragionare dicendomi questo, tra le due cose, tra non studiare, andare a lavorare subito, cercare un lavoro, eccetera, lo studio era, e per me era la cosa peggiore, io preferivo lavorare anche da ragazzino, aiutare i miei, eccetera. Quindi era la cosa più pesante, però mi pareva di aver capito che lo studio, un titolo di studio di qualunque livello, ti desse una maggior forza contrattuale, la possibilità di scelta, mentre invece evitare il titolo di studio, che poi non è il titolo di studio, è quello che tu acquisisci col titolo di studio, cioè le tue conoscenze, le tue competenze, l'esperienza con la quale tu ti raffronti con adulti che hanno studiato, eccetera, ti desse la possibilità di difenderti maggiormente. Poi il fatto che tu evidenzi sulla mia attenzione al ragazzo, quello è, diciamo, io avrei potuto fare qualunque lavoro, un avvocato, avrei potuto fare il commercialista, il fabbro, il cuoco. Comunque io ho sempre avuto una particolare attenzione alla persona che mi sta davanti. Cioè io scrivo anche nel libro che secondo me i dettagli non sono importanti, sono fondamentali. Infatti, se tu avrai notato leggendo il mio libro, e ho visto che l'hai letto con attenzione, c'è un punto in cui parlo della percezione dello sguardo. Infatti, per me è fondamentale, già se parlo con una persona e non mi guarda negli occhi, per me, detto volgarmente, è già squalificata. Quindi puoi immaginarti con i ragazzi quando, secondo me, il modo migliore di capire un ragazzo è proprio guardarlo negli occhi. Io sempre, su questo faccio una puntualizzazione che può essere interessante se davvero qualche docente o qualche ragazzo volesse magari poi vedere il nostro video, acquistare il libro, leggere da qualche parte. Io per un principio non di democraticità ostentata, perché adesso con il politicamente corretto, che a me sinceramente dà la nausea, mescoliamo un po' i concetti. Non è essere democratico. I miei alunni, contrariamente a tanti miei colleghi che facevano suddivisione dei banchi, tu devi metterti qua, 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 io li ho sempre detestati questi atteggiamenti, e preciso perché. Immagino, anzi spesso, queste attribuzioni di posti ai ragazzi vengono dati per mantenere la disciplina in classe. Allora io dico, quando un insegnante è obbligato a spostare i suoi alunni per mantenere la disciplina in classe, sta automaticamente confessando di non essere in grado di tenere la disciplina in classe. Ora potete capire se io con 20-30 ragazzini dai 14 a 9 anni non devo essere in grado di mantenerli in silenzio, non posso obbligarli a studiare, non posso obbligarli a capire, non posso obbligarli a pensare di essergli simpatico, ma la disciplina
sono obbligato a saperla tenere, non devo spostarli di banco. Loro, nel momento in cui li sposto di banco, gli sto dicendo: io, se tu sei nel tuo banco nell'ultimo, nel primo, non sono in grado di tenerti corretto in classe. Ecco, e quello è un segno di debolezza. Poi c'è una seconda cosa. Io personalmente, da ragazzo, e forse sono peggiorato da adulto, faccio le mie scelte. Se io ho una riunione collegiale, ho un corso di formazione per avvocati, ho una riunione collegiale di insegnanti, mi obbligassero a stare vicino a qualcuno, non che io detesto, ma col quale non ho niente da dire, ma io non ci starei neppure legato, quindi mi sposterei. Quindi perché io devo obbligare? E tra l'altro io sono un adulto e magari una riunione può durare mezz'ora, un'ora. Pensate a un ragazzo che sta come minimo 6 ore con un compagno di banco, con il quale magari non ha feeling, eccetera. E attenzione, io sono favorevole a socializzare, ma non a imporre la socializzazione. Ciascun ragazzo deve avere i suoi tempi e i suoi modi. Quindi, innanzitutto, mettiamolo a suo agio, nel senso, se ha l'amichetto, eccetera. Poi sarà compito mio vedere se questo ragazzo, dopo 15-20 giorni, continua a parlare solo con il compagno di banco, esclude gli altri, allora, senza offenderlo e senza ledere la sua sensibilità, sarò io a quel punto a cercare di avvicinarlo, magari con la scusa di fargli preparare un argomento insieme a un compagno, una compagna, eccetera, per vedere se ha dei blocchi o no. Ma se quello dopo un po' è la sua scelta, io lo devo rispettare. Io non devo farne degli amici, io devo dare modo loro di acquisire concetti, uscire con delle conoscenze, acquisire un metodo critico di studio e di ragionamento e di scegliere la loro compagnia, di metterli nella condizione. Poi saranno loro a scegliere se diventare amiconi, se tollerarsi oppure se evitarsi, perché magari hanno carattere. Non deve essere strano. La cosa che io devo insegnargli e devo trasmettergli è di non essere mai violenti, mai polemici, ma di essere critici. Ecco. Poi più riesco a farli integrare, meglio è. Nel momento in cui glielo impongo, io non li ho migliorati, semmai li ho incattiviti. Ecco, quello è quello che io ho sempre pensato. E tornando a quello che dicevi tu, lo sguardo è fondamentale. Io ho fatto questa premessa dicendo che non attribuivo posti, però a una condizione: mettetevi dove volete, ma sempre in una posizione dove io posso vedervi in faccia. Non la strategia per non essere interrogati o per non fare interventi uno dietro l'altro che sembra una fila continua. No, io vi vedo tutti. Perché? Perché dallo sguardo io capisco chi è attento, chi è disattento e chi anche è stanco, perché anche su quello io ho criticato qualche mio insegnante quando diceva: devo spiegare un'ora di seguito. No, tu spiega un'ora di seguito, anche 2 di seguito, se capti l'attenzione. Ma se vedi che dopo un quarto d'ora, 20 minuti, anche 5, ne hai 3-4 ragazzi che magari l'ora precedente hanno fatto un colpo di classe matematica o uno scritto di italiano e gli ha preso l'attenzione, vedi che sono stanchi, ma tu quel giorno sospendi la lezione, non essere inquadrato, non pretendere di fare il programmino, paragrafo per quel giorno, falli anche ridere piuttosto, lasciali stare, perché se tu fai così con loro lo apprezzano, non ti vedono come una persona anelastica e quando gli chiederai il maggiore sacrificio lo faranno, perché hanno già avuto qualcosa. Ecco, io l'ho sempre pensata così e devo dire che i ragazzi a volte, quando dicevo se volete avere 10 minuti alla fine o di uno scritto o magari di una spiegazione un pochino più approfondita, vi lascio gli ultimi 10 minuti così. Non tutti nei 10 minuti si riposavano, qualcuno continuava a chiedermi spiegazioni. Quindi, secondo me, quello è un modo che mi ha appagato, perché mi ha detto: allora questi non è vero che non vedevano loro che io smettessi di parlare, questi sono effettivamente interessati a quello che dico, ecco, e quindi capiscono l'utilità. Ecco, quindi quella è un po' la risposta a quello che tu mi stavi dicendo.
Vabbè, poi involontariamente, tra virgolette, hai trattato tante teorie pedagogiche, perché comunque nelle cose che hai detto ci sono basi pedagogiche, no? Anche nel rispettare l'altro, guardare l'altro dove sta, rispettare il suo sguardo, la sua stanchezza, e anche comunque poi di creare una sorta di leadership in cui se in alcuni momenti ho concesso dei momenti perché ho capito che stavi stanco, se stai bene e ti chiedo di più, comunque poi alla fine ricambierai perché comunque si è creato questo rapporto qui. Volevo sottolineare un passaggio che pure mi ha colpito, che qualora ho tirato in ballo sempre lo psicologo, il filosofo, eccetera, non sei entrato nella dinamica perché è chiaro anche da come c'è scritto sul tuo libro che per te anche questa, tra virgolette, sorta di critica alla scuola è un tuo percorso personale, non è una vera e propria, è un'analisi sul tuo percorso che vuoi estendere e comunicare agli altri, quindi perciò poi hai evitato anche, tra virgolette, la domanda, ma mi hai risposto poi in altro senso, insomma. Quindi volevo sottolineare questa tua qualità. Ecco, proprio rispondendo adesso alla puntualizzazione, più che rispondendo, parlando della puntualizzazione sul discorso della mia critica a determinati aspetti. Ecco, questo io cerco di usarlo sulla mia persona e di raccomandarlo ai ragazzi. Io ai ragazzi ho sempre detto, ho sempre cercato di stimolarli, li ho sempre diffidati dalla polemica, ho sempre detto loro, la polemica è la cosa più negativa che esista, è fine a se stesso, non la polemica, la maleducazione, l'alzare la voce, non parliamo degli atti violenti, sono tutti da evitare. La critica invece, se fatta su basi ragionevoli, nel senso sul mio pensiero, che si mette a confronto con un pensiero altrui. Con i parametri dell'educazione, mai dell'offesa, però è importantissima, perché se io critico un qualcosa, sto dicendo che non sono d'accordo e pongo le mie ragioni. Questo io lo pretendevo anche dai ragazzi, quando qualche volta facevo una spiegazione o meno, chiedevo proprio, ditemi quello che non va bene, non quello che va bene, non diciate sempre sì, è quello un modo di ragionare. Poi, fatta questa critica, significa, ed è importante, perché un ragazzo se fa una critica vuol dire che ha ascoltato, ha ragionato su un concetto e poi non era d'accordo, o non era comunque in parte d'accordo. E quindi chi mi dice sì o chi mi dice no, no a tutto non può essere, perché uno non può aver detto tutto sbagliato. Sì a tutto non può essere, perché uno non può ragionare nell'identico modo. Quindi è come quelli che quando parliamo, e quello succede tra adulti, fanno sempre il segno sì con la testa, dicono sempre sì, sì, va bene. Allora quelli sono o falsi o non ci stanno a sentire, perché è impossibile su un argomento delicato essere d'accordo su tutto. Quindi io ragazzi ho sempre detto quello. Nel mio libro, infatti, la critica, e ho evidenziato anche sul retro del libro, che io non pretendo assolutamente di dire qualcosa che sia giusto in assoluto. Io sono convinto di quello che dico, se qualcuno non è d'accordo, per me va benissimo, anzi, se ho indicato sia quando ho fatto presentazioni dal vivo, eccetera, ho lasciato la mia mail, proprio perché se ci fossero critiche che non mi convincono, io rimarrei sul mio punto di vista. Ma se ci fossero critiche che mi fanno ragionare, potrei rivederlo, perché come a volte si dice, è una frase attribuita a Cassius Clay, che poi Muhammad Ali, che poi non so se è proprio la sua o se è stato un modo per pubblicizzare quello che ha detto, ma dicono che chi a 20 anni la pensa come a 50 ha perso 30 anni. Ecco, io su quello sono d'accordissimo. Noi ci evolviamo di giorno in giorno, quindi io stesso, cose su cui ero abbastanza certo, al di là dell'età appunto dei nostri studenti, dove certezze se ne hanno poche, ma anche da, tra virgolette, un'età in cui avrei dovuto essere maturo. Io parecchie idee le ho modificate, ma per questo non mi sento incoerente, semmai
mi sento abbastanza intelligente dall'aver ragionato su errori che ho fatto, su valutazioni che ho fatto, e quindi un ripensamento secondo me è dovuto. Quindi questo è proprio quello che intendo io come critica e come accettazione della critica. Ecco, quello era, perché era un tasto che tu, quello della critica, hai evidenziato e io volevo chiarirlo. Senti, relativamente alla critica è molto interessante il film L'attimo fuggente, in cui più o meno dice le cose che hai detto tu, no? Cioè spingere l'altro a guardare le cose da una prospettiva, dire la sua e tutta una serie di cose. Ma secondo te perché nella forma, oppure anche nella sostanza, la scuola non accompagna la critica e questo argomento viene lasciato poi al singolo professore, al singolo individuo, come è successo a te, insomma, no? Nell'esperienza tua, cioè è lasciato al singolo professore? Guarda, in questo punto entriamo in un punto talmente delicato che se ti dicessi quello che penso probabilmente commetterei un reato. E no, quindi innanzitutto ti filtrerebbero, no? E quindi perché non potrei parlarne in modo formale, ma ecco, in più il mio pensiero a questo punto è poco rilevante. Io ti rispondo soltanto... La tua risposta vale oro, non ti preoccupare. Ecco, io ti risponderei su, diciamo, a volte io ho sentito qualche mio collega simpatico dire, simpatico e intelligente anche, e più di uno di questi, dire, secondo me chi fa le regole scolastiche non è mai entrato a scuola. A me viene il dubbio addirittura che non ci sia neanche mai andato a scuola. No? Allora, visto che non è così e visto che i nostri politici sono persone, non voglio fare commenti sulla buona fede o meno, ma sicuramente intelligenti, perché sono arrivati a occupare un ruolo dove non ci arrivi se non sei intelligente. Ecco. Però penso che non sia, forse anche, e devo dire questo, infatti mi collegherei a un'altra situazione, a quella dei genitori, che forse è un po' colpa anche del genitore. Perché? Perché il genitore, e io li conosco quando vengono alle udienze, anzi, quando mi si sono presentati determinati genitori, io, avendo dei figli che non andavano bene a scuola, mi sono persino stupito di come andassero bene i ragazzi vedendo i genitori. Quindi diciamo che molto parte da loro. Allora, il genitore 99 su 100, io ti direi 100%, ma teniamoci 99 su 100, vuole che il ragazzo sia promosso, che non abbia debiti e se può anche avere i voti alti. Nessuno ti chiederà mai cosa ha imparato, cosa ha fatto. Io non ho mai sentito un insegnante che mi dica, ma io mio figlio, anche se invece che avere 8 avrà 6, ma inizierà a ragionare un po' di più, mi fa piacere perché a casa lo vedo così, ed è giusto. Andare, ad esempio, sulle griglie di valutazione, che tu avrai notato che io ho criticato, e questo perché ritengo possa essere interessante la lettura di questo saggio anche da parte di genitori, oltre che insegnanti e alunni. Perché se noi consideriamo le griglie di valutazione, questo faccio una premessa per chi non è insegnante, quando un consiglio di classe o uno scrutinio dobbiamo attribuire, faccio l'esempio, non i voti sul merito delle singole materie, il voto di condotta, che è fondamentale, il voto di condotta non deve essere considerato poco, perché è l'atteggiamento che ha un ragazzo, per cui poi uscirà e sarà il suo atteggiamento che porterà anche fuori dalla scuola. Ecco, voto di condotta hanno inventato, e questo sono quelle diciture ministeriali che tra l'altro io al mio preside ho detto, guarda, io non le osserverò mai, ma cerca di fare in modo di non farle osservare perché sono paradossali, dove nell'attribuzione del voto di condotta, io ti riassumo brevemente per non tediare eventuali poi ascoltatori o lettori, va valutato il comportamento e questo va bene.
poi va valutato l'atteggiamento, la partecipazione, poi tutti questi termini, partecipazione al dialogo esecutivo. È più semplice dire mi ascolti o non mi ascolti, però nella scuola più si usano termini enfatizzanti, più pare di fare qualcosa di importante, magari senza farlo. Poi vengono valutate il voto nelle singole discipline. Allora io mi chiedo, io ho un ragazzo, e vi faccio un esempio chiaro perché ne ho avuti, educatissimo, responsabile, magari più portato a italiano che a matematica, o più a matematica che italiano, eccetera. Si impegna tantissimo, mi parte con un 3 di matematica e si impegna tantissimo, poi mi arriva un 5 alla fine dell'anno, magari con un debito. Ecco. Secondo quei criteri io gli devo abbassare il voto di condotta, perché, quindi è paradossale, io ho un ragazzo che a 3 di matematica potrebbe tenersi il suo debito con 3, non impegnarsi, scoraggiarsi, no, si impegna ancora di più, arriva a 5, non arriva alla sufficienza, io devo abbassare il voto di condotta perché la mia tabellina con le griglie mi dice che devo guardare, oppure il numero di assenze, magari è stato ammalato, se le assenze sono giustificate, non posso penalizzare la condotta perché ha fatto molte assenze, anzi ha fatto molte assenze, è arrivato a un certo livello, si comporta educatamente, quindi è quello che è paradossale. Ora io mi chiedo se un insegnante deve aver bisogno della griglia di valutazione dopo 9 mesi, ma anche dopo un quadrimestre, un trimestre, 6 trimestri, per dare il voto di condotta a un ragazzo. Cioè, io lo vedo come si comporta con i colleghi, anche se con me non può farlo perché sto molto attento, fa la battutina o fa lo sguardo per umiliare un altro ragazzo. Ecco, io non ho bisogno di griglia di valutazione, vuol dire considero che tu insegnante non lo guardi neanche in faccia, ma lo consideri come un numero, come uno strumento. No, tu hai davanti un ragazzo, tu devi vedere cos'è. Ecco. Quindi io sono contrarissimo alle griglie di valutazione, ai manuali didattici dove mi dicono cosa devo fare o non fare. No, non mi devi dire cosa fare o non fare. Io devo saperlo e devo usare le mie caratteristiche e mettere al centro il ragazzo e non la griglia. Quindi questo diventa anche un sistema punitivo per coloro che non riescono a creare quella dinamica di rispetto, perché io non la riesco a creare, ma il problema non sono io che non sono riuscito a crearlo, sei tu e quindi ti punisco, no? Cioè, perché poi tu parlavi di spirito critico, anche se in maniera insomma composta e tutta una serie di cose. Se io vengo in classe, per esempio in qualità di docente, e te Giuliano alunno non ti rispetto, a un certo punto in quello spirito critico uno inizia a dire guarda Giuseppe, tu non mi sei, professore, lei non mi sta rispettando, no? E i professori non è che si interrogano a volte su certe cose, e queste valutazioni, anche queste condotte, diventano poi la punizione per un qualcosa che non hanno saputo fare loro, non il ragazzo. Ti trovi su questa cosa? Guarda, concordo pienamente e io ti dico quello che può essere, perché non essendo io gli altri insegnanti, a parte quelli con i quali sei legato da amicizia, eccetera, e parli anche di queste cose, ma non li posso vedere perché ciascuno fa lezione nella sua classe, quindi ognuno vede quello. Io personalmente, proprio rispetto al tasto che hai toccato, che è quello del rispetto, io ho sempre fatto questo discorso e all'inizio dell'anno la prima cosa, non ho mai parlato di programmi, non ho mai parlato di voti, non ho parlato di test. Io ho sempre detto, quello che per me è fondamentale nella scuola è l'educazione e il rispetto. Educazione e rispetto che però non deve esserci insegnanti-alunno, deve essere insegnante-alunno, alunno-insegnante e alunno-alunno. Quindi io ho sempre detto che non tolleravo nessun comportamento, non parliamo violento o offensivo, ma neppure, come stavamo dicendo un attimo fa, neppure con lo sguardo, perché i ragazzi hanno una sensibilità accentuatissima e dietro la loro maschera da bulli, bulletti, eccetera, hanno anche una sorta di timidezza e una loro difesa che utilizzano certi atteggiamenti proprio per mascherarla. Quindi a volte
la frase, io infatti ho a volte proprio litigato con colleghi perché non sono intervenuti, perché, ah sì, ma gli ha detto solo scemo, stupido. No, scemo, stupido, se lo dicono fuori, se non ci sei tu. Ma tu devi capire che se un ragazzo ha un determinato carattere, scemo, stupido gli entra da una parte e esce dall'altra. Ma qualcuno sentirsi dire scemo, stupido in ambito scolastico può ferirlo, dargli delle insicurezze. Quindi tu nel dubbio devi sempre intervenire, perché innanzitutto la scuola non ti deve insegnare a poter dire scemo, stupido, o poter bestemmiare, o poter parlare volgarmente, perché anche se ora lo sentiamo anche da politici, anche da eccellenti studiosi, perché adesso fa figo il usare termini magari volgari, eccetera. Ma noi dobbiamo insegnargli a parlare educatamente ed essere corretti. Poi quando escono dalla scuola, se vogliono diventare delinquenti, vogliono sfasciare i bar o qualcosa, ci penseranno altri organi. Noi dobbiamo dargli gli strumenti, fargli capire che quelle sono cose da evitare e che non ne fanno delle persone migliori, ma delle persone peggiori. Quindi io dicendo quello, cioè, io non tollererò neanche, anzi, se scappa la battuta un po' pesante posso perdonarmela, ma se voi di fronte a un ragazzo che magari dopo un'interrogazione ha preso un brutto voto, o magari a un ragazzo che ha sparato un'assurdità e voi fate il risolino, io prendo provvedimenti, perché voi lo state umiliando di fronte alla classe. E tra voi semmai dovrebbe, se foste veramente amici e veramente corretti, dovreste far finta di non accorgervene, non rincarare la dose. Ecco, quindi come agli insegnanti che a volte dicono a qualche alunno, ah tu non potrai mai fare questo, non potrai mai fare quello. Ecco, guai al mondo, quelle sono le cose peggiori. L'insegnante deve al massimo limitarsi a un giudizio. Quello deve farlo perché è il suo compito, quindi lui deve giudicare per mezzo dei voti, deve dire ai genitori quali sono le situazioni, ma mai permettersi di dire, prima di tutto perché c'è un procedimento di evoluzione nei 5 anni della scuola che ho seguito io, che un ragazzo può fare un cambiamento proprio completamente opposto a quello di partenza. Ma se anche non ci riuscisse, chi siamo noi per dare un giudizio futuro sulla reazione di un ragazzo a quell'età lì? Ecco, è indecoroso, maleducato e comunque inveritiero al massimo. Sì, anche i genitori hanno queste modalità di chiamare scemo e cretino i propri figli, quindi è proprio un'abitudine che invece smonta caratterialmente un percorso di crescita e una persona inizia a considerarsi non valido rispetto alla società e quindi questa è una cosa negativa. Senti, ci prendiamo 3 secondi che presento la copertina del tuo libro in cui c'è la descrizione e poi continuiamo con l'ultima domanda, ok? Benissimo. Curiosità è una strana malattia. Il saggio propone alcune riflessioni relative a rilevanti aspetti dell'attuale ambito scolastico, con peculiari approfondimenti circa il ruolo dell'istruzione. Vengono analizzate varie situazioni di problematicità che, condizionando l'effettivo svolgimento della funzione educativa, rischiano di pregiudicare la possibilità di formazione, nella maniera adeguata, delle giovani generazioni. L'esposizione dei vari temi ha privilegiato un'analisi critica delle varie argomentazioni, condivisibile o meno, ma sempre evitando di scadere nella gretta polemica. La domanda che volevo farti adesso è come mai chi ci ha ascoltati, chi insomma si trova di fronte alla pubblicizzazione del tuo libro, dovrebbe comprare e poi quindi leggere questo saggio, questo manuale molto interessante. Guarda, io ecco, prima di rispondere a questa, visto che è un punto che volevo trattare e in particolare se poi questo video fosse ascoltato e rivisto anche dai giovani, soltanto poi rispondere, non è la risposta alla tua domanda, è soltanto un inciso perché prima di concludere ci tenevo. Un suggerimento invece ai ragazzi, avendo avuto ormai lo grande, ma ho avuto un figlio anch'io, e
dell'età di quelli cui insegnavo. Ecco, non fatevi mai denigrare dagli adulti, che siano insegnanti, che siano amici, che siano qualunque persona. Non fatevi mai dire che non valete niente. Ecco, non rispondete a tono, non rispondete con maleducazione, non abbiate, ripeto ancora, atteggiamenti violenti, ma dimostratelo coi fatti. Una persona che a un ragazzo dice tu non vali niente o non varrai niente è già un imbecille. Quindi io posso esprimere questo perché per esperienza so chi si comporta in questo modo. Voi non rispondetegli però in questo tono. Voi dimostrate coi fatti e col tempo che non è così. Ecco, e ascoltate sempre tutti, mettete in discussione sempre tutti. Non vi sto dicendo siate diffidenti perché è una brutta parola, però mettiate in pratica la stessa cosa. Mettete in discussione qualunque cosa vi venga detto da amici, parenti, insegnanti in particolare. Fidatevi, ecco, io quello che potrebbe essere che sbagli, fidatevi sempre ciecamente dei vostri genitori. E dicendo questo, però, non sto dicendo che quello che vi diranno sarà giusto, anzi, a volte mi è capitato di osservare, parlando con i ragazzi, che i consigli dei genitori erano a volte sbagliati, ma a volte anche completamente sbagliati. Ma tenete conto di una cosa, che il genitore, vostro papà e vostra madre, parlerà sempre per il vostro interesse, sarà l'unico che non giocherà mai contro di voi. Quindi concedetegli anche di sbagliare, ma non criticatelo nelle sue scelte, perché potrebbero essere scelte sbagliate involontarie oppure dovute anche all'istruzione, alla competenza. A volte ci sono ragazzi di 18-19 anni che hanno genitori che non hanno studiato e che quindi non possono comprendere cose. Ecco. Quindi io dico, analizzate tutto, ragionate su tutto, non ponete in discussione tutto, fidatevi dei vostri genitori. È un incoraggiamento che voglio darvi, perché quelli a mio avviso non vi tradiranno mai, perché avendo un figlio so cosa vuol dire, e quello anche le persone peggiori però nei confronti del figlio saranno sempre delle ottime persone. Ecco. Detto questo, era una parentesi che ho voluto fare perché non mi è capitato di dirlo durante questo colloquio. Invece, rispondendo alla tua domanda, il perché uno dovrebbe leggere il mio libro, acquistarlo, eccetera. Guarda, l'utilità, tu l'hai già messa un po' di fronte. Se io fossi un insegnante, visto che pur essendo piuttosto consapevole di avere un certo carattere e determinate certezze, però se iniziassi a fare un lavoro nuovo e mi capitasse di avere una sorta di saggio manuale, come l'hai descritto tu, dove si considerano degli aspetti, anche senza considerarlo un insegnamento, lo leggerei perché potrebbe scaturire qualcosa che mi aiuti a svolgere il mio ruolo. E anzi, io quando ho fatto le presentazioni dal vivo, l'ho proprio detto ai miei interlocutori. Per me sarebbe già un obiettivo da 1 a 10, 10 è lode, anche una critica, perché vuol dire, come stavo dicendo prima, che qualcuno ha letto con attenzione. Poi, se sei d'accordo, puoi continuare a seguire quello che io presumo vada bene. Se non sei d'accordo, lo eviti. Cioè, come io faccio, a me è sempre capitato, quando sento determinati ragionamenti, o mi incoraggiano ad agire in quel modo se considero una persona valida, oppure se non le considero persone valide, a fare direttamente l'opposto. Quindi il leggere il mio libro può servire a un insegnante, a un genitore, perché comunque vede il mondo della scuola solo per come lo ricorda da ragazzo e solo per quello che gli dice il figlio, ma non c'è dentro. Mentre visto da un insegnante, d'accordo o meno, però può dargli qualcosa. Ecco, quello può essere una ragione per cui potrebbe incuriosire qualunque categoria di persone, perché comunque tutti siamo stati alunni. Chiunque abbia un figlio, da genitore a un ragazzo a scuola, e qualunque ragazzino
ha frequentato la scuola. Quindi l'utenza può essere varia, i punti di interesse possono esserci per tutti. Poi saranno loro a valutare se può interessarli o meno. Ecco, quindi questo è lo stimolo che dovrebbero avere. Ecco, quindi con questo io concluderei e ringrazierei anche, oltre quello che sei riuscito a creare tu con questo dialogo, perché io non lo chiamerei assolutamente intervista, perché è un dialogo tra persone che oltretutto hanno avuto voglia di scrivere un qualcosa diciamo, sull'ambito scuola. E magari, ecco, tornando a quello che stiamo dicendo prima, anche per i politici, perché io considero che anche loro siano in buona fede e magari dando un'occhiata a questi punti potrebbero essere anche d'accordo su qualcosa e privilegiare magari il ruolo della scuola secondo canoni leggermente diversi, che io mi sono permesso di essere d'accordo, perché vivendolo dentro non sono state forse al massimo educative, però potrebbero magari anche seguire qualche punto indicato in questo saggio. Ecco, tutto quello che è costruttivo, tutto quello che è interattivo tra istituzioni, docenti, presidi, ragazzi, genitori, non può che far bene alla scuola. Come ho sempre ripetuto, purché sia nell'ambito dell'educazione e della correttezza. Ecco, io quello che auspico di aver trasmesso nel saggio. Io volevo dire una cosa, rispondo anche io a questa domanda, no? Perché poi semanticamente siamo abituati ad associare la parola manuale alla parola procedura. Ormai la società ci ha insegnato questo. Invece il libro di Giuliano non è un manuale procedurale, lui racconta la sua esperienza vincente, cioè nel senso che lui in tanti anni lavorando in questo modo si è trovato bene e la racconta. Dice: non è che è un modello che voi dovete per forza fare vostro, io ve lo mostro, poi voi fatevene quello che volete. Io mi sono trovato bene e sono riuscito a creare quelle dinamiche di rispetto con i ragazzi. Quindi non è niente di vincolante, ma è qualcosa che apre le menti, qualcosa che ti dà la libertà poi di interpretare il tuo modo di agire, di essere professore. Ma Giuliano l'ha detto benissimo prima questo, ognuno ha il suo modo, il suo modello. Giuliano, ti ringrazio, è stato proprio piacevole stare con te, fare questa chiacchierata. Grazie. Spero di incontrarci in un secondo libro o in qualche